Eccoci qui alla barca ora e iniziamo con le regole basi per salire a bordo, diciamo. Prima cosa, togliere le scarpe. Ok. Seconda cosa, non appoggiarsi mai al tendalino, perché si tiene solo da solo, non tiene altre cose, altre persone. Quindi ci si può appoggiare qui al passamano oppure direttamente al bordo della barca. Si può salire o dal lato della cuscineria, che è un pochettino più alto, oppure direttamente dentro. Ora parliamo delle dotazioni della barca. Sotto la console qui avete all'interno i razzi di segnalazione, le bombolette fumogene e l'estintore. Qui dentro metteremo il vostro contratto e all'interno ci sono anche i documenti della barca, l'assicurazione e tutti i permessi della Capitaneria di Porto e dell'autorità portuale. Se qualcuno vi ferma, come guardia costiera o polizia, potete passarli direttamente tutto questo e loro si controllano tutto tranquillamente. Allora, definiamo prima di tutto la prua e la poppa. Quindi la parte davanti della barca è la prua, la parte dietro è la poppa. Quindi a prua avete i salvagenti, che sono ecco qua, questi sono un po' grandi, c'è questo sportellone, attenzione a non buttare i cuscini in mare, ci sono i salvagenti a giacca e l'anulare, che fanno parte appunto delle dotazioni di sicurezza. Poi andando ancora verso prua, alzate questo cuscino. Per questa barca c'è da alzare questo cuscino, per le altre l'ancora si trova direttamente a prua e bisogna solo alzare lo sportello. Qui si alza lo sportello. Qui c'è una molla che tiene sullo sportello. Per chiuderlo, mi raccomando, ricordatevi di toccare la molla e chiudere lo sportello, perché altrimenti la molla si rompe. Poi, qui dentro avete l'ancora, non serve fare niente, basta prenderla e lanciarla in mare. Fondamentale però prendere ancora e tutta la catena in mano se si vuole lanciare direttamente in mare, oppure se non si vuole lanciare direttamente in mare si passa piano piano l'ancora qui e si fa scendere piano piano facendo passare la catena dal salpaancore. Questo perché se si lancia invece la catena, cioè l'ancora, senza tenere tutta la catena in mano, la catena potrebbe strusciare, anzi sicuramente struscia contro la barca e crea dei danni, come in questo caso. E uguale, state molto attenti nello stesso modo a non far colpire l'ancora a questi angoli, perché è facile scheggiarli. Quando buttate l'ancora filate tutta la cima, si dice, che sarebbe la corda, poi fate un po' di retromarcia oppure vi fate un po' trasportare dal vento fino a che non sentite che l'ancora tira. Quando l'ancora tira, gli date ancora 1 metro più o meno di cima e poi la legate o qui o dall'altra bitta speculare. Queste si chiamano bitte. Fate un nodo che tiene, qualsiasi nodo va bene. E se quando volete andare via l'ancora rimane incagliata sul fondo, non tirate mai l'ancora con il motore, cioè utilizzando il motore, non tiratela in orizzontale perché sennò si incaglia ancora di più, ma ci andate sopra con la barca e tirate in verticale, tira molla così in verticale, in modo che l'ancora si destabilizza e viene su. A volte ci vuole anche una mezz'oretta, non perdetevi d'animo perché è importante che tornate con l'ancora al porto. Allora, questo è il mezzo marinaio, lo trovate a bordo di tutte le barche che noleggiate
e vi può servire nel caso in cui vi trovate in una situazione in cui volete legarvi a una boa per ormeggiarvi. È sempre preferibile buttare l'ancora dove è possibile, però se trovate una boa dove è possibile legarsi, con mezzo marinaio la potete prendere facilmente. Il tendalino in questo caso è già alzato, e su 2 delle nostre barche è già alzato così, fissato in alto, sulle altre invece è appoggiato qui sullo schienale. Quando è appoggiato sullo schienale state sempre attenti a non calpestarlo con i piedi, non sedervici sopra ed appoggiarlo bene in modo che non stia tutto da un lato o tutto dall'altro. In questo caso invece la cosa più importante è non attaccarsi anche in navigazione, perché non vi tiene, e chiuderlo quando siete in navigazione, perché altrimenti col vento c'è il rischio che si rompa o comunque che dia problemi anche alla navigazione. Per aprirlo basta che snodate qui, aprite il tendalino in questo senso e poi legate le fibbie qui sul passamano. Per chiuderlo il contrario e poi lo rilegate così. Per quanto riguarda la scaletta invece è facile, basta che mettete la mano qui, la tirate su e la buttate in mare. Ok? Allora, ora vi parlo della monoleva. Prima di tutto dovete inserire la sicurezza. Senza di questa il motore non va in moto, e se è in moto si spegne se la staccate. Quindi qui sotto c'è un piolino cilindrico, voi dovete inserire questo davanti a questo piolino cilindrico e cliccarlo in questo modo. Quando questo rimane così appeso vuol dire che la sicurezza è inserita. Poi la marcia deve essere sempre in folle, se non è in folle il motore non parte. Poi girate la prima volta, aspettate il suono, importante, e poi lo rigirate finché non va in moto. Ok? È importante che tutto sia fatto in questa maniera. Se succede che la sicurezza non è inserita, quando girate la chiave il motore gira e sembra che è in avaria e che non parte, invece è colpa di questo. Quindi anche se si sente il rumore del motore che gira, se questo non è inserito non va in moto. Invece se la marcia è inserita il motore non dà nessun segnale, anche se girate la chiavetta. Ok? Quindi marcia al centro, sicurezza inserita, girate la prima volta, poi rigirate e il motore è in moto. Per andare avanti schiacciate il pulsante rosso qui e mettete marcia avanti. Per accelerare poi dovete portare la marcia sempre più avanti e la barca accelera. Attenzione a non spingere tutto insieme, perché altrimenti la barca fa dei movimenti diciamo troppo bruschi, che potrebbero essere anche pericolosi. Per tornare in folle è importante che non schiacciate il pulsante rosso, ma spingete giù la monoleva finché non scatta da solo. Se schiacciate il pulsante rosso mentre mettete in folle non trovate la marcia, non trovate la folle, scusate, e quindi la marcia potrebbe anche grattare, come in macchina quando non prende la marcia. Per la retro schiacciate e andate indietro, e uguale spingete più in basso per avere più accelerazione, e poi per tornare in folle senza schiacciare scatta da sola. Qui c'è il trim per alzare e abbassare il motore. Io ve lo metto nella posizione ideale, non serve alzare e abbassarlo perché comunque dovete sempre rimanere lontani dalla costa, e anche quando accostate in zone dove non ci sono bassi fondali. Ora passiamo alla console. Qui ora accendiamo un attimino il quadro del motore. Ecco, qui potete vedere quando lampeggia used, potete vedere i litri che avete consumato, quindi quando tornate possiamo fare il calcolo direttamente sui litri che ha segnato il computer.
Invece qui, spingendo questo pulsante, potete vedere il livello del carburante. Diciamo che non è molto significativo perché comunque ci sono 70 litri nel serbatoio, quindi ce n'avete per quanto volete. Qua invece avete il numero dei giri del motore e qui avete l'altezza del trim, che comunque si può vedere anche a occhio, però. E qui su questa barca qui c'è anche l'optional del caricabatterie per il cellulare USB e lo stereo Bluetooth. Bisogna premere questo pulsante per attivarli e c'è una batteria a parte che dà corrente a tutto questo sistema, quindi non c'è pericolo che rimanete in mare perché si scarica la batteria. Quindi potete usarlo tranquillamente senza problemi, fino a che non si scarica la batteria e si spegne lo stereo e il caricabatterie. Prima di partire, importante, sono i parabordi che vanno sempre messi giù quando si accosta, ma sempre tirati a bordo quando ci si allontana dai pontili, perché altrimenti schizzano tutta l'acqua dentro e c'è il rischio che li perdete. Di solito sono 3 da un lato e 3 dall'altro lato. Attenzione a tutte le volte che accostate, perché è facile fare graffi se ci sono delle parti di cemento, quindi poi al ritorno dall'uscita sarà controllata tutta la barca per verificare che sia tutto in ordine come è stata consegnata. Altra cosa importante su questa barca soprattutto, state molto attenti all'abbrivio. L'abbrivio sarebbe quando mettete in folle la marcia, la barca continua ad andare avanti, perché non è come la macchina che c'è l'asfalto, qui c'è il mare e quindi scivola sull'acqua e quindi dovete calcolare questo movimento quando vi avvicinate ai pontili o ai punti di ormeggio o di accosto. Altra cosa importante è la poppa. Quando girate da un lato, se la prua va verso sinistra, la poppa automaticamente va verso destra. Quindi se avete di fianco un pontile dovete stare attenti perché facilmente potreste scontrare la poppa contro il pontile se vi state allontanando con la prua. Soprattutto con questa barca perché è molto allungata dietro e quindi è molto più facile scontrare, diciamo, con la poppa. Quindi è importante che state attenti anche a questi particolari che sembrano particolari, però sono fondamentali per riportare la barca in ordine al porto. Prima di ripartire dal punto dove vi siete fermati, dall'ormeggio, la cosa fondamentale è accendere il motore. Nello stesso modo, quando arrivate, l'ultima cosa che dovete fare è spegnere il motore, perché il motore deve essere sempre acceso quando siete in una posizione, diciamo, di manovra e quindi non sapete se la barca, se l'ancora ha preso, se non ha preso. Quindi quando arrivate che buttate l'ancora è importante che spegnete il motore solo quando l'ancora ha preso e siete sicuri che ha preso. Nello stesso modo, quando volete ripartire, prima di disancorarvi, accendete il motore. Ok, una volta acceso il motore, in folle ovviamente, perché in marcia non parte comunque, state attenti che non ci siano persone che stanno nuotando nelle vicinanze, questo è molto importante. Poi andate a disancorare a prua, o meglio mandate qualcuno a disancorare in modo che voi potete sempre stare al comando della barca. Una volta che l'ancora è a bordo potete allontanarvi con un'andatura molto lenta e allontanarvi dalla zona dove avete ormeggiato. Importante prima di partire ovviamente tirare su la scaletta, perché altrimenti vi fa la scia per tutto il viaggio, e ritirare su i parabordi che avete messo giù quando siete arrivati all'ormeggio. È sempre, diciamo, una pratica di sicurezza metterli giù anche se non siete accostati a un pontile, perché magari si ancora qualcuno attaccato a voi, cosa che sarebbe preferibile di no, però almeno siete sempre protetti dalle manovre delle altre persone. Ora vediamo come disaccostare da un pontile. Intanto accendiamo il motore
Poi sempre meglio farsi aiutare da un'altra persona in modo che possa liberare un lato della barca, la prua per esempio, e io vado a liberare la poppa. In questo caso il vento viene da quella direzione, quindi la cosa migliore prima è liberare la prua, perché il vento venendo di là ci spinge in questa direzione. Quindi anche se liberiamo prima la prua, la barca non si muove più di tanto, quindi siamo sempre tranquilli. Poi motore acceso, quando siamo pronti liberiamo la poppa, ci spingiamo, allontaniamo un po' la barca dal pontile e mettiamo la retro. La velocità per muoversi e allontanarsi dal pontile è sempre la velocità minima, la cosa migliore. Allora, per quanto riguarda l'attracco, in questo caso facciamo un attracco che si dice all'inglese, quindi laterale. Si arriva più o meno a 45 gradi con la prua, piano piano, praticamente in folle. Poi si comincia a girare verso sinistra e quando si è quasi accostati, per accostarsi completamente si dà un pochettino di retro dall'altro lato e poi si addrizza il timone. Tutta la manovra deve essere fatta al minimo della velocità, in modo che se si fa qualche errore non si fanno danni, perché al minimo è sempre difficile fare danni e soprattutto è difficile fare male anche alle persone, perché chi poi aiuta l'ormeggio è sicuramente anzi è sicuramente fondamentale non mettere mai le mani tra il pontile e la barca. In qualsiasi situazione, se si fa una manovra sbagliata, al massimo cercare di mettere un parabordo in mezzo per proteggere la barca, ma non metterci mani o piedi. Al massimo cercare di spingere, ma non mai metterli in mezzo, perché si rischia di farsi veramente male. Per quanto riguarda invece l'attracco di prua, teoricamente è più semplice, però è facile colpire la prua contro il molo, quindi è importante che ci sia una persona a prua per aiutarvi ed è importante che entrate praticamente utilizzando solo l'abbrivio, quindi marcia avanti appena appena, ma quando state entrando mettete subito in folle e la barca entrerà piano piano nell'ormeggio. E ovviamente prima di arrivare contro il molo date un po' di retromarcia nel caso dovesse servire, senza fare accelerazioni brusche né niente, però un pochettino di retromarcia. Allora, navigare con queste barche in realtà è molto semplice, anche perché è abbastanza intuitivo, con il volante praticamente simile a quello della macchina. Ci sono però alcune accortezze alcuni consigli da seguire per navigare in sicurezza e in tranquillità assoluta, senza creare problemi agli altri e a se stessi. Allora, intanto la disposizione in barca è importante, perché se state tutti davanti vi lavate tutti praticamente, se state tutti dietro probabilmente la barca andrà pianissimo e non riuscirete a navigare. Quindi cercare sempre di stare distribuiti un po' davanti e un po' dietro, e nello stesso modo non stare tutti da un lato, perché altrimenti sembra come stare su una barca a vela tutto di traverso. Quindi mantenere la stabilità della barca e la disposizione a prua e a poppa. Poi è importante mantenere sempre una velocità più o meno costante senza accelerare troppo, anche perché queste barche non hanno prestazioni incredibili, quindi più acceleri e più consumi benzina e basta. Quindi tenere sempre un'andatura costante e mai accelerare di colpo, perché si potrebbe appunto creare problemi alle altre persone che sono a bordo e potrebbero anche appunto farsi male. Altra cosa importante, le onde, prenderle sempre a 45 gradi, con la prua a 45 gradi, e rallentare prima di prendere l'onda, e al massimo, se si vuole, quando la barca
scende, per risalire sopra l'altra onda dare un colpo di acceleratore. È importante sempre avvisare tutte le persone che sono a bordo quando si incontrano delle onde, in modo che si possano tenere e possano stare tutti in sicurezza. Fondamentale, le precedenze in mare sono come con la macchina praticamente, quindi sempre la precedenza a destra. Importante far capire alla persona, alla barca che avete davanti cosa volete fare, quindi se volete dargli precedenza cambiate direttamente direzione, se avete la precedenza mantenete la posizione fino a che non capite che l'altro non vi dà precedenza. A quel punto dategliela comunque, perché c'è tanta gente in mare che non conosce le regole. Quindi precedenza a destra, uguale quando uscite dai porti o quando uscite per esempio qui dalla diga, sempre tenere la destra dalle imboccature dei porti, e tutte le volte che uscite dalle imboccature dei porti sempre andare piano, perché non è bello creare delle onde nelle strettoie dove c'è molto passaggio. Altra cosa importante, sempre la precedenza alle barche a vela che vanno a vela, alle barche in difficoltà di manovra, alle navi, ai rimorchiatori, a tutte le barche che appunto hanno difficoltà a manovrare, quindi voi siete molto più facilitati a cambiare direzione. Per garantire al 100% la sicurezza sulla barca sono installati dei GPS che ci possono dire in qualsiasi momento dove vi trovate, e se ci contattate appunto per qualsiasi emergenza vi possiamo facilmente trovare ovunque siete nella zona. Questi GPS ovviamente servono anche per evitare che andate in aree dove non potete andare, quindi mi raccomando, no 5 Terre e no dove non si può andare. Bene, spero sia tutto chiaro. Per qualsiasi informazione noi siamo sempre a disposizione. Quando arriverete al nostro porticciolo per noleggiare la barca ci sarà sempre qualcuno qui a darvi tutte le indicazioni e a rispondere a tutte le vostre domande. Altra cosa, per quanto riguarda il meteo, sarete sempre informati prima di partire se le condizioni sono buone per l'uscita. Nel caso il meteo dovesse cambiare durante la giornata, ci raccomandiamo sempre, appena si vede che il meteo sta cambiando, di rientrare o comunque contattarci, o comunque saremo noi a contattarvi per rimanere sempre nel massimo della sicurezza. Questo è tutto, vi aspettiamo per goderci il mare tutti insieme.